Ciao a tutti, proseguiamo con le lettere dell'alfabeto, come dico sempre le alternerò con altri lavori per prendermi il tempo di montare i video perché in realtà ho già realizzato tutte le lettere, vi chiedo solo un po' di pazienza. L'alfabeto è stato pensato per essere attaccato alla porta della camera dei bambini mettendo dietro semplicemente dello scotch biadesivo. Se vi viene qualche altra idea per attaccarlo scrivetemelo nei commenti. Vi do un'altra idea, per esempio una singola lettera può essere utilizzata come portachiavi. Fatemi sapere se ne avete fatto usi diversi da quelli che vi ho detto io. Ogni lettera è alta 12 cm con 32 punti lavorati e larga 8 cm con 22 punti lavorati. Quindi calcolando che la porta di una camera è di 80 cm, 9 lettere ci entrano benissimo. Poi, se nel nome c'è la lettera I, si può arrivare anche a 10. Naturalmente, per nomi doppi dovete dividerli in due. Per questo lavoro ho utilizzato un filo di cotone e un uncinetto da 2 mm. Anche in questo caso credo di avervi detto tutto, quindi andiamo a vedere come realizzare la lettera J. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Inizio facendo un cappietto. E vado ad avviare 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nella riga 2 faccio una catenella, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Proseguo con 8 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e concludo con un aumento. 1 e 2. Nella riga 3 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, proseguo con 10 maglie basse e concludo con un aumento. Come al solito mi raccomando di contare tutti i punti perché l'ultimo punto è facile che lo dimentichiate perché si trova sempre un po' nascosto. Nella riga 4 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, proseguo con 12 maglie basse e concludo con un aumento. Nella riga 5 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, proseguo con 14 maglie basse e concludo con un aumento. Nella riga 6 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, proseguo con 16 maglie basse e concludo con un aumento. Nella riga 7 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con un aumento, proseguo con 18 maglie basse e concludo con un aumento. E ora ho concluso tutta la parte sotto. Nella riga 8 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 7 maglie basse e concludo con una riduzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Per la riduzione entro nel primo punto, prendo il filo,
entro nel secondo punto, prendo il filo, ora ho 3 asole sull'uncinetto, chiudo tutte e 3 le asole insieme. Nella riga 9 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con una riduzione e concludo con 6 maglie basse. Nella riga 10 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 5 maglie basse e concludo con una riduzione. Nella riga 11 e nella riga 12 faccio una catenella, giro il lavoro e faccio 6 maglie basse. Quindi ripeto una catenella e 6 maglie basse per 2 righe. Terminata la riga 12 faccio una catenella di sicurezza, taglio e stringo. E questa è la prima parte. Ora prendo il filo, faccio un cappietto, entro all'interno del primo punto, in questo caso è ben visibile, prendo il cappietto e lo faccio passare, faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio la prima maglia bassa. Nella riga 8 in questo caso devo fare 7 maglie basse e una riduzione, quindi la prima l'ho fatta, 2 3 4 5 6 7 e una riduzione. Nella riga 9 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con una riduzione e proseguo con 6 maglie basse. Nella riga 10 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto, inizio con 5 maglie basse e concludo con una riduzione. Dalla riga 11 alla riga 32 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e faccio 6 maglie basse. 1 2 3 4 5 e 6. Quindi ripeto questa sequenza per 22 righe, una catenella e 6 maglie basse. Terminate tutte le righe, faccio una catenella di sicurezza, taglio, stringo e la J è pronta. Io ne ho già fatta un'altra, ora le vado a fissare insieme con dei marcatori. Le codine, mano a mano che andiamo avanti, le andiamo a nascondere all'interno del lavoro. Ora vado ad unire le due J facendo un giro di maglie basse, quindi inizio facendo un cappietto, entro con l'uncinetto nel primo punto della prima lettera e esco nel primo punto della seconda lettera. Non importa qual è il primo punto, l'importante è che siano corrispondenti. Prendo il cappietto, lo faccio passare, faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio la prima maglia bassa. Vado avanti con le maglie basse. Quando incontro l'angolo che piega verso l'esterno vado a fare 3 maglie basse nello stesso punto. 1 2 3 e proseguo. Così in questo punto ho creato il giro.
Nell'angolo che piega verso l'interno vado a fare una maglia bassa e proseguo. In questi angoli, questo, questo e questo, vado a fare 2 maglie basse nello stesso punto, mentre questi di nuovo che formano gli angoli esterni, questi, faccio 3 maglie basse in ogni punto. Mano a mano che vado avanti con il lavoro vado ad imbottire e vado a nascondere le codine all'interno. Terminato il giro faccio una maglia bassissima nel primo punto lavorato, una catenella di sicurezza, taglio, stringo e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!